Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di novembre 2022. Tre direi che sono troppe, vediamo un po'. Eccoci. Abbiamo l'imperatore, amici del Sagittario. L'imperatore è una carta che parla di stabilità, parla di padre per qualcuno o di paternità. Andiamo adesso a vederlo meglio con i tarocchi. Quando c'è l'imperatore è un numero 4 come carta e quindi si parla proprio di anche casa, possedimenti, questioni legate alla gestione anche dei propri averi, della casa magari. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con due arcani maggiori. Abbiamo la carta del carro, la carta della forza. Dopodiché abbiamo la carta della temperanza, un altro arcano maggiore, ma questa volta è girato al contrario. Abbiamo un 5 di bastoni al contrario, di nuovo la carta dell'imperatore. Andiamo a vedere come finiamo la stesa. Un altro arcano maggiore, ragazzi, l'appeso. Ultima carta. Vi ricordo che la prima linea è riguardante gli affetti in generale, quindi famiglia, amici, e poi andremo a vedere una linea appositamente per i singoli e una per le persone che sono in una relazione. Terminiamo la stesa con un 6 di bastoni al contrario. Allora, devo dire che avete arcani maggiori e due carte di bastoni, quindi è un'energia parecchio intensa per questo periodo. Con la carta del carro suppongo che qualcuno abbia fatto un movimento, può parlare anche di un viaggio o di un trasferimento, visto che prima vi ho accennato che comunque l'imperatore poteva riguardare magari una casa, con la carta del carro per qualcuno si tratta di un trasloco. La carta della forza mi dice che si è fatto una scelta o si sta effettuando una scelta, si sta trovando il coraggio di andare avanti per quello che è la direzione che avete scelto. Sia che sia a livello, diciamo, di relazione o a livello personale proprio della vostra vita, ok? La carta della temperanza, al contrario, mi suggerisce che qui ci sarebbe bisogno di riportare in equilibrio la parte emotiva con la parte mentale. Io credo che, perché quando c'è la carta della temperanza, l'arcano minore della temperanza è il 4 di spade, c'è bisogno di una guarigione. Se teniamo conto che qui si arriva da un viaggio, da uno spostamento, può anche essere che qualcuno decida in questa seconda parte di novembre di prendersi un tempo per sé, che non vuol dire un tempo di separazione necessariamente dal partner o dalla famiglia. Si tratta semplicemente di dedicare un po' più di tempo a se stessi. In effetti abbiamo il 6 di bastone al contrario, qui c'è qualche cosa che non vi fa sentire soddisfatti a pieno in questo tipo di situazione, anche perché se no non avreste fatto questo movimento. L'imperatore mi dice che qui si va verso quella che è la stabilità comunque. Per qualcuno, vi ripeto, potrebbe trattarsi di paternità con l'appeso al contrario. C'è uno sblocco, ragazzi, c'è qualche cosa che si muove, si è già effettuato quello che è il lavoro che vi dicevano questi tre arcani maggiori e quindi qui ci si muove, diciamo così. Ci si... ehm, in realtà sono due carte statiche. Il movimento lo vedo più qui, diciamo, all'inizio del periodo. Qui si raggiunge un determinato tipo di stabilità, si
si vedono determinate cose che magari prima non si riuscivano bene ad inquadrare. Per quello che riguarda l'imperatore, qui può fare riferimento anche ad una figura di una certa importanza che potrebbe presentarsi più in là in questo periodo, diciamo verso la fine del mese, ok? Per darvi indicativamente un, un tempo. Andiamo a vedere per i single, vediamo che cosa vi posso dire di più. Perché comunque quando c'è l'imperatore è sempre o diciamo un'energia importante, è un'energia di una persona che si è costruita da sola, che se ci fate caso in questo mazzo è rappresentato con un albero che nasce dalle sue mani. È un qualche cosa che è ben radicato, lui ha già fatto qualche tipo di lavoro per arrivare alla sua stabilità. È un buon periodo, ragazzi. Andiamo a vedere per i single. Di nuovo la forza. Asso di coppa al contrario e 2 di coppa al contrario. Mm. Allora, per i single sento che c'è un po' di difficoltà a fare questo tipo di movimento che vediamo qui nella prima linea. Abbiamo un asso di coppa al contrario, sento una sorta di chiusura del quarto chakra, un non movimento con questa forza al contrario. Il 2 di coppe mi dice che guardate, sono due carte in realtà che parlano di armonia e di equilibrio, ma sono entrambe al contrario. Ho la sensazione che qui qualcuno o non voglia più scendere a compromessi con gli altri o con se stesso, oppure proprio che non ci sia la volontà di iniziare qualche cosa per molti di voi, perché comunque l'asso di coppe al contrario mi dice che non vi volete innamorare o non riuscite ad innamorarvi. Per qualcuno può essere la paura di innamorarsi, ma lo vedo per poche persone. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo un re di spade, il giudizio e gli amanti. Anche qui tanti arcani maggiori. Ragazzi, io credo che questo re di spade faccia un po' riferimento a quello che vedevamo qui come imperatore. Andiamo avanti con il giudizio e gli amanti. Quindi qui c'è un risveglio. Ecco, diciamo che i ritmi, i tempi delle letture potrebbero essere invertiti, cioè nella prima linea sento molto veloce la prima parte e un po' più lenta la seconda, nella linea dei single sento più lenta la prima parte e più veloce la seconda, diciamo così, più importante, perché comunque quando c'è la carta del giudizio parla o di qualcuno che ritorna dal passato o magari una notizia, una chiamata che ricevete inerente appunto a qualcuno che era nella vostra vita o che non vedete da tanto tempo, oppure parla proprio di quello che è la chiamata divina, il risveglio, cioè la presa di consapevolezza. È un po' come se qualcuno qui riuscisse a capire come trovare quell'armonia che qui mancava con la temperanza al contrario. Andiamo a vedere ancora una carta per piacere. Abbiamo un 6 di spade. La carta degli amanti molte volte parla di una scelta fatta con il cuore, è la scelta che vi fa capire se è giusto rimanere lì dove siete oppure se è ora di andare avanti. E qui sento che qualcuno deciderà di andare avanti o con il modo di pensare, perché comunque il 6 di spade, essendo spade, è collegato alla mente, a tutto quello che riguarda le credenze limitanti acquisite durante l'infanzia ed essendo anche sotto il 6 di bastoni, io vi dico che potrebbe esserci qualche tipo di pensiero che non vi faccia sentire del tutto soddisfatti. Non perché sia un vostro pensiero, ma perché è così che siete abituati a pensare. La sento un po' così. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi ricordo che sto pubblicando gli oroscopi del 2023. Una prima parte è già uscita, mancano le letture sul lavoro che usciranno prossimamente. Se li volete consultare, trovate tutto nelle playlist. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Abbiamo di nuovo un'altra volta la carta del giudizio girata al contrario. Abbiamo un 2 di bastoni girato al contrario, un 2 di spade, un 7 di bastoni, un 6 di pentacoli,
un fante di spade uh, e un asso di bastoni. Allora, qui direi che le energie, diciamo, è la linea dove le energie sono un po' più lente. Sento che qui con questi due, perché è un 2 di spade e un 2 di bastoni, c'è molta indecisione. C'è qualche cosa con la carta del giudizio al contrario che non si vede, di cui non si prende consapevolezza o che non si sa, ragazzi. Qui fate attenzione perché se state decidendo di fare un determinato movimento c'è molta indecisione, c'è qualche cosa che non si vede. Difatti poi qui abbiamo anche un 7 di bastoni al contrario. Vi sento un po' soli all'interno della relazione, perché anche con il 6 di pentacoli al contrario normalmente parla di qualcuno che si accontenta un po' delle briciole, ragazzi. Il fante di spade, quando al contrario, è sempre un'energia un po' di ipercontrollo. Potreste essere voi o potrebbe essere ehm, la persona di riferimento. E anche questo asso di bastone al contrario mi fa un po' pensare che tutto questo movimento che vedevamo qui della forza, insomma, sia un po' bloccato per voi, sia un po' in una fase statica, è come se qualcuno stesse cercando di capire qual è la propria stabilità, che cosa vi fa sentire al sicuro all'interno della relazione. E qui c'è una sorta di non azione, o meglio, è quello che vi consigliano le carte. State lì fermi nel vostro appeso, diciamo, e vedete un po' come si muovono le cose. Perché qui se state aspettando che qualcuno vi chiami o faccia un passo o vi dia una notizia, ecco, questa cosa non arriva e di conseguenza voi avete un po' questa sensazione di stare sospesi nell'aria, di non ricevere abbastanza, ecco. Mm. Vi dico, avere il fante di spade sotto la carta dell'appeso, ehm, l'appeso è una carta che vi induce a osservare le cose da un altro punto di vista. E qui ho come la sensazione che dobbiate mettervi nei panni dell'altra persona, così capirete il perché di certi atteggiamenti, il perché di certi limiti e anche il perché di certe insicurezze. Voglio una carta in più per questo 6 di pentacoli. 3 di pentacoli. Sì, qui è come se in un determinato progetto, che potrebbe anche essere semplicemente la gestione della casa, ipotesi per qualcuno, uno dei due dà meno dell'altro, sia a livello di tempo, sia a livello di sforzo fisico, ma anche proprio a livello monetario. Credo che sia per quello che qui c'è questa temperanza al contrario. Bisogna un attimino ricalibrare gli equilibri, mi viene da dire, ok? Però ecco ragazzi, sento che comunque ci sarà un cambiamento per quello che riguarda la stabilità di cui parlavamo prima, con l'imperatore. Sia che siate single, sento che sarà una presa di consapevolezza, quindi la vostra stabilità interna, la vostra pace interiore, mi viene da dire. Ehm, e per qualcuno, vi dico, la carta degli amanti potrebbe anche rappresentare il fatto che magari dovuto a questo spostamento, piuttosto che a questo spostamento, potreste incontrare qualcuno, ma vi ripeto, non vi sento tanto ehm, aperti, cioè magari sì, nel senso siete aperti a conoscere persone, però non siete aperti con il cuore. E la mente che dice sì, sono disponibile, però poi in realtà il vostro cuore è un po' chiuso, non è così disposto ad aprirsi nei confronti di qualcun altro. Diciamo che per la maggior parte di voi questa carta degli amanti la sento come una scelta da dover effettuare, come un periodo da dover lasciarsi indietro, proprio perché arriva questo giudizio e c'è questa presa di consapevolezza, questo risveglio. Ripeto, per qualcuno sì, lo vedo, l'imperatore potrebbe essere una persona tranquillamente. Mentre invece per chi è in coppia, ragazzi, ecco, le cose sono forse un pochettino più complicate, mettetevi nei panni dell'altro, cercate di capire
il perché di certi atteggiamenti e magari riuscirete a capire che non siete poi così tanto in una posizione di svantaggio, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere un'ultima carta per chiudere la lettura con i Ching dell'amore, vediamo che consiglio vi danno. 34, fiducia, e abbiamo un elefante. Sì, in un certo senso sento che con la carta del giudizio qui e con la carta del giudizio qui si tratta un po' di accogliere i messaggi, mi viene da dire. Abbiate fiducia in quelli che sono i messaggi dell'universo, perché comunque tutto quello che ci succede per un motivo, ci succede per far evolvere la nostra anima, insomma. Cari amici del Sagittario, scrivetemi poi come vi risuona la lettura. Io spero comunque che vi abbia aiutato. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto è importante. Io vi auguro 15-20 giorni pieni di amore. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!